Oggi andiamo ad imparare la realizzazione di questo fiore. È un fiore realizzato con 6 petali, con questo filato leggerissimo. Io lo definisco il filato nuvola, è il Kid di Tessiland. Io vi lascio al tutorial invitandovi all'iscrizione al canale, anche perché questo fiore verrà utilizzato in un prossimo video per un altro lavoro più complesso. Pertanto, se vi iscrivete e attivate la campanella, potrete senz'altro essere avvisati quando sarà completo il lavoro a cui faccio riferimento. Quindi vi invito, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e mettetevi un bel like. Grazie. Facciamo l'asola come al solito e chiudiamo il nodino. Realizziamo 4 catenelle che chiudiamo ad anello. Ci alziamo con 3 catenelle a sostituire una maglia alta e 3 catenelle di separazione. Prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo al centro dell'anello che abbiamo formato e realizziamo una maglia alta. 3 catenelle di separazione. Di nuovo, entrando al centro del nostro anello, realizziamo un'altra maglia alta. Di nuovo 3 catenelle di separazione ed una maglia alta per 5 volte. Finiamo con 3 catenelle di separazione. Abbiamo 5 spazi sul nostro cerchio, abbiamo fatto le 3 catenelle di separazione, ci chiudiamo nella terza dell'inizio del giro, ci alziamo con 7 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto e lo teniamo fermo col dito, entriamo nel primo archetto e ci alziamo per tutta l'altezza delle 7 catenelle che abbiamo realizzato. Prendiamo il filo sull'uncinetto, lo peschiamo, lo facciamo passare attraverso l'asola e chiudiamo le 2 asole insieme. Di nuovo ripetiamo, inseriamo l'uncinetto dentro e lo alziamo, deve rimanere all'altezza delle 7 catenelle iniziali. Prendiamo il filo, lo facciamo passare attraverso, chiudiamo le 2 asole. Di nuovo ci alziamo. È importante tenere ferme le prime 2 asole, quella dell'uncinetto e quella del filato che andiamo a prendere, altrimenti si rigirano. Chiudiamo le prime 2 e poi le ultime 2. Di nuovo vi mostro, vedete? Prendo il filo, dobbiamo ripeterlo per 6 volte, ne ho fatti 4, questo è il quinto, e di nuovo il sesto. Realizzato il sesto punto, facciamo 7 catenelle,
e di nuovo entro nell'arco dove ho lavorato sinora e mi chiudo a maglia bassissima, passo nell'arco accanto e realizzo una maglia bassissima, posizionandomi così nello spazio successivo. Mi alzo con 7 catenelle e di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle, mi chiudo a maglia bassissima nell'arco. Ripeto questo lavoro per tutti e 6 gli spazi che ho a disposizione nel primo giro. Concludo l'ultimo passaggio dell'ultimo petalo, realizzo le ultime 7 catenelle e le fisso come sempre nell'arco dove sto lavorando con una maglia bassissima. A questo punto mi chiudo sul primo punto qui dove ho iniziato il giro per fissare il lavoro, punto di sicurezza, chiudo e taglio. Incredibilmente semplice e bellissimo questo fiore già completo. Come vedete c'è il cerchio centrale, i 6 spazi creati dalle maglie alte e i 6 petali costruiti con questi punti puff chiusi uno per uno e alzati dalle 7 catenelle iniziali e chiusi con le 7 catenelle finali. Questo per i 6 petali. Fissiamo il filato e il fiore è completo. Sarà una splendida decorazione. Io lo utilizzerò per lo scialle, quindi questo è una parte di un video più completo. Vi lascio, vi invito ad iscrivervi al canale perché poi vedrete l'applicazione di questo fiore insieme ad altri come avverrà la cucitura, quindi sarà importante avere il seguito di questo video. Per essere sicuri di non perderlo, attivate la campanella quando vi iscrivete al canale e mettetemi un like se il video vi è piaciuto. Io vi lascio con l'appuntamento al prossimo video per concludere questa sequenza.